talmente bella che viene voglia di toccarla. Questa è la nuova Ferrari Portofino, una vettura completamente nuova rispetto alla California T che l'ha preceduta, forme più sinuose, maggior capacità di utilizzo quotidiano e anche maggiori performance. Si nota subito che la vettura è diversa rispetto al passato, la fiancata è molto più sinuosa, in particolar modo qui nella parte bassa, e poi anche questo tetto che è fatto in soli due pezzi, qualcosa di pazzesco per un'azienda piccola, tra virgolette, come può essere la Ferrari. Si integra ora ad una linea che è 2 volumi e non più 3 volumi come in passato, una linea che ha saputo dialogare anche con l'aerodinamica, tanto che il CX è migliorato del 6% rispetto al passato, ma soprattutto la vettura offre molto più carico aerodinamico. Ci sono elementi molto belli nella parte posteriore. Innanzitutto i fari sono stati disposti ai lati della carrozzeria, questo non era possibile sulla California T, come del resto sono disposti ai lati anche gli scarichi, al centro del quale lavora l'estrattore d'aria. Aerodinamica che è stata migliorata anche qui nella zona superiore, perché qui dove spiccano le due gobbe lavora il lunotto, vedete che è leggermente rialzato, che va ad attivare una sorta di vortice aerodinamico che poi va a spingere qui su questa ala posteriore, andando a migliorare il CX ma allo stesso tempo anche il carico aerodinamico. Una estetica che dialoga con l'aerodinamica, un'aerodinamica appunto molto più curata rispetto al passato, una meccanica che allo stesso tempo è stata evoluta perché il telaio pesa molto meno rispetto al passato, è rimasto realizzato completamente in alluminio ed è del 35% più rigido rispetto alla California T, e questo assicura maggior guidabilità che viene scaricata a terra ovviamente dalle ruote da 20 pollici 285 35 20 con pinzafreno a 4 pistoncini, disco da 360 mm carboceramico. Torniamo nella parte stilistica ma anche aerodinamica, qui nella fiancata molto movimentata con questa presa d'aria. Dovete sapere che tutti i clienti che sono andati a vedere la Portofino prima del lancio toccavano questa parte, perché in effetti fa venire voglia di toccarla, fa venire voglia di sentire com'è lo sviluppo di questa parte, una parte che richiama alcune Ferrari del passato, allo stesso tempo porta questa Portofino nel futuro con questa pinna che è davvero molto elegante e molto raffinata nell'esecuzione. Questa è pura aerodinamica vestita magistralmente, direi, da Flavio Manzoni. Cerchio da 20 pollici, in questo caso la gommatura è più stretta rispetto a quella posteriore, 245-35, disco da 390 mm, frenato dalla pinza Brembo firmata Ferrari con 6 pistoncini. Torniamo nell'aerodinamica nella zona frontale, perché lo stile è molto raffinato, anche qui ci sono molti richiami stilistici ad altre Ferrari, ma allo stesso tempo rispetto alla California T sono aumentate in termini di dimensione rispetto al passato, ma sono molto ben integrate allo stile della parte superiore, con questo gruppo ottico che corre verso la fiancata, facendo posto anche a questa presa d'aria che va ad attivare tutto il flusso aerodinamico. Ma come ogni Ferrari che si rispetti, è il diavolo che pulsa qua sotto a fare la differenza. Motore vuoto a V di 90 gradi, 3855 cc, 600 cavalli a 7500 giri, 760 Nm di coppia massima, prestazioni pazzesche da 0 a 100 in 3 secondi e mezzo, da 0 a 200 in 10 secondi e 8, più di 200 km orari di velocità massima. La cosa impressionante però di questo motore è l'installazione, perché è tutta dietro l'asse delle ruote anteriori. Questa installazione all'interno di questo telaio in alluminio è davvero pazzesca e ha permesso a questa Portofino di assicurare i valori di bilanciamento che sono tipici del brand Ferrari, quindi 54% del peso dietro e 46 davanti, quindi questi 1545 kg sono distribuiti molto bene e dovrebbero assicurare una guidabilità davvero da primato. Il passaggio da California T a Portofino si sottolinea anche all'interno, dove spicca la presenza di linee molto orizzontali, tendono ad esaltare le caratteristiche di larghezza della vettura pur mantenendo un ambiente molto elegante e raffinato. C'è un bel display da 10 pollici qui con un sistema multimediale direi molto avanzato, integra al suo interno Apple CarPlay e c'è un altro display per far vedere al passeggero cosa state combinando al volante. Una bella integrazione tra i due schermi che ritroviamo anche all'interno della nostra strumentazione, contagiri analogico, e questo mi piace tantissimo, su sfondo giallo, display nella parte sinistra che integra tutte quelle che sono le informazioni riguardanti il motore e comunque la dinamica della vettura, mentre nella parte destra trova posto il tachimetro con tutte le informazioni relative alle telefonate, alla navigazione o il sistema multimediale. Il volante è un pezzo d'arte perché per avvicinare le leve del cambio è stato scelto di togliere
il devio luce, infatti le leve del cambio sono molto più vicine alla corona e tutti i comandi che prima erano delegati a quegli elementi sono stati spostati sulle razze, a partire dalle frecce ai tergicristalli, per arrivare alla selezione dei driving mode attraverso il mitico manettino. Avviamento qui sulla parte sinistra del volante, ci sono anche i tasti per rispondere alle telefonate. Manca solamente il tasto del cruise control, non è che non ci sia la funzione, ma è spostata qui in una plancetta dedicata nel lato sinistro. Anche il tunnel centrale molto bello, questo archetto integra parte delle funzionalità del cambio. Qui c'è il tasto per aprire e chiudere la cappotta in 14 secondi. Gli interni sono fatti molto bene anche da un punto di vista di sedute, dove troviamo uno schienale molto più compatto rispetto al passato, questo per alleggerire il peso della vettura ma allo stesso tempo anche fare più spazio a chi siede dietro. Non sarà mai una vera 4 posti, ma è una 2+2 con un po' di spazio in più rispetto alla California T. Eccoci al volante della nostra Portofino, 70 km/h, settima marcia, 1350 giri. Pensate qual è la capacità di questo motore di girare molto basso ma allo stesso tempo di assicurare grande potenza, perché poi i 600 cavalli si trovano a 7500 giri. Ha una grande sfumatura, un grande range di utilizzo, è un motore pensato per una tipologia di vettura esattamente come questa, ovvero una macchina che deve essere guidata tutti i giorni su strada, ma allo stesso tempo nel momento in cui volete forzare l'andatura, volete spingere forte col piede destro sul gas, vi fa divertire, esattamente come faccio in questo momento. Scala, quarta marcia, sound pazzesco, veramente da brivido. Devo dire che i tecnici Ferrari sono riusciti nell'impresa di far suonare bene un turbo. Ovviamente non suonerà mai come un motore aspirato quando viene lanciato verso la zona rossa, ma questo è un motore che comunque ha una grande personalità. Anche ai bassi regimi si sente che lì davanti pulsa un vuoto, si sente che c'è tanta sostanza, si sente che c'è un bel motore anche attraverso ad esempio le cambiate. Ogni volta che andate a cambiare marcia, pam, si sente uno scoppiettio ed è davvero esaltante guidare anche andando ad andatura normale una vettura come questa Portofino. Cambio direi assolutamente velocissimo, anche qui doppio volto perché riesce a combinare le caratteristiche di un cambio da corsa, quindi passaggi di marcia estremamente veloci, con quelli invece di un'auto che deve girare su strada e quindi deve assicurare invece cambi di marcia molto morbidi, molto fluidi, senza strattoni, e soprattutto deve essere molto intelligente nel capire che marcia andare a scegliere. Certo, con 7 marce scegliere la marcia giusta è molto più facile che appunto con meno rapporti. È una scalatura del cambio anche questa mirata da un certo punto di vista all'utilizzo stradale, ed è anche un cambio che lavora sodo per sfruttare al massimo le caratteristiche di coppia di questo motore. Si arriva subito in settima marcia, anche qui 60 km/h, 1200 giri, settima marcia, qualcosa di veramente pazzesco. Sento sul pedale di avere della coppia per muovermi, nel momento in cui premo un pochino il gas, tac, lei scala una marcia e inizia a riprendere molto velocemente. Bella, bellissima la guida di questa Portofino. Ci sono tante novità anche per quanto riguarda il telaio, è più rigido del 35% e questo da un lato consente di assicurare una maggior guidabilità tra le curve alle alte velocità, ma soprattutto una miglior feeling tra il pilota e appunto la vettura, ma assicura anche un miglior lavoro delle sospensioni, miglior lavoro che si traduce anche nella capacità di avere degli ammortizzatori tarati diversamente, quindi nella modalità comfort è molto più confortevole la Portofino rispetto al passato, ma nel momento in cui andiamo a mettere il manettino in ESC o in Sport, la vettura diventa assolutamente più sportiva, più rigida e più incline ad assecondare quelle che sono le performance maggiorate di questo telaio e soprattutto di questo motore. Mamma mia come cambia questo cambio, ragazzi, è velocissimo nel scalare, nel salire di marcia, bellissima l'erogazione. Se avete sentito che spinta che ha questo vuoto, un motore che canta alla grandissima. Bellissima. Percorsi preferiti, qui si corre
il campionato italiano velocità montagna Fasano Selva. È una salita bellissima, è un po' scivolosa a dire la verità, ma è anche estremamente selettiva, perché vedete, curva contro curva, non dovrebbe essere uno scenario adatto ad una vettura come questa, ed invece in realtà si muove alla grandissima, con una qualità di erogazione davvero eccezionale. È qualcosa di pazzesco come i Ferrari siano riusciti a sviluppare questo motore partendo da un dato, quello di un secondo nella risposta delle turbine. È un dato abbastanza vicino a quello di un normale motore aspirato. Andiamo bellissimo come gira questa vettura, non occorrono le quattro ruote sterzanti perché gira da sola. È un dato, vi dicevo, quello del secondo, attorno al quale è stato sviluppato tutta l'architettura del motore, è stata sviluppata la geometria della turbina che appunto consente a questa vettura di avere poco ritardo, di avere grande qualità di erogazione. Nel momento in cui vado ad appoggiare il piede sul gas, lei parte come un missile. Certo, il motore aspirato è qualcosa di più puro, è qualcosa di diverso per noi amanti della massima sportività, ma c'è da dire che quando i motori turbo sono fatti così, tanta roba, grande divertimento, super prestazione. Andiamo a guidare un pochino tra le curve, cambia direzione molto velocemente, si sente tantissimo il lavoro fatto dai tecnici Ferrari su questo telaio. Spettacolo vero, si sente anche il grande sostegno da parte delle sospensioni che lavorano per mantenere in assetto la vettura, anche cambiando radicalmente passo. In un attimo, grazie alle sospensioni magneto-orologiche, si riesce a passare da una vettura estremamente morbida e confortevole a qualcosa di veramente molto vicino a quella che è la performance di una vera supersportiva. Notevole, pazzesca vettura che è difficile definire come la porta d'accesso alla Ferrari, ma tant'è. Pensate quanto è alto il livello dinamico, costruttivo, allo stesso tempo anche il livello di performance e anche quello che è il livello emozionale che una Ferrari riesce a trasferire già con una vettura come questa, che non dovrebbe essere una supersportiva, ma di fatto lo è. Insomma, l'avete visto, va forte ma allo stesso tempo sa essere anche molto confortevole. L'aspetto comfort è sicuramente molto importante per una Ferrari Portofino, che nasce, lo si capisce anche dal nome, come del resto la California, nasce anche per delle grandi passeggiate, nasce per essere utilizzata tutti i giorni, ed è per questo che gli interni sono stati sviluppati con un occhio di riguardo per i materiali, sono stati sviluppati con un occhio di riguardo ad esempio per gli spazi. C'è un bel vano qui per mettere il cellulare, c'è un vano qui sotto al mio bracciolo per andare a riporre oggetti, c'è una strumentazione che direi è abbastanza leggibile. Purtroppo non riesco a vedere del tutto il contagiri, non so, forse sarà la mia posizione di guida, ma non riesco a vedere del tutto il contagiri perché è un pochino rialzato. Fortunatamente riesco a compensare questa cosa con i LED stile Formula 1 che progressivamente mi indicano il punto di cambiata. Tutto avviene molto velocemente, in realtà quando ci si avvicina alla zona rossa si sente anche orecchio che il motore ha bisogno di una marcia in più, ma questi LED indicano molto facilmente quali siano i punti giusti per arrivare a sfruttare al meglio il motore. Vi dicevo, grandi passeggiate, migliorata la protezione aerodinamica, adesso non apro perché sennò si mette sicuramente a piovere, ma è migliorata la protezione aerodinamica per la testa, per il torace sono migliorati moltissimo questi valori rispetto alla California. La sensazione che ho io rispetto al modello precedente è quella che questo telaio più rigido rispetto al passato abbia migliorato anche la qualità percepita in termini di sound a bordo. Non si sentono scricchiolii da parte della capotta, non si sentono scricchiolii da parte di tutti gli elementi che arredano l'interno, questo proprio perché la struttura è molto più rigida e non ci sono movimenti da gestire da parte degli elementi che sono ovviamente imbullonati ad essa. Quindi una struttura decisamente più sofisticata, un passo avanti davvero notevole per questa Portofino che ha saputo migliorarsi sotto ogni punto di vista. Eccoci qui, prova purtroppo terminata, prezzo di listino 196.061 euro. I sogni purtroppo hanno un costo e costano anche cari. Del resto però una Ferrari come questa non si era mai vista. È vero, c'era la California che come concept era simile, ma in realtà questa Ferrari Portofino è tutt'altra cosa, va fortissimo ma soprattutto riesce a combinare molto bene quello che è il mondo del comfort con quello della sportività, qualcosa di assolutamente pazzesco. In più è anche molto bella. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. Ciao!